Benvenuti sul mio canale, amici curiosi. Quando pensi a Mike Tyson, che cosa ti viene in mente? Il pugile inarrestabile più temuto al mondo? La macchina da guerra che con i suoi colpi devastanti ha messo al tappeto moltissimi avversari in pochi secondi e che nessuno voleva affrontare? L'uomo dalla vita sregolata, fatta di eccessi e problemi continui con la giustizia? O magari la furia che ha strappato a morsi l'orecchio di Evander Holyfield durante il loro secondo incontro? Iron Mike è questo, sì, ma è anche molto altro. E oggi voglio raccontarti un lato diverso del campione, qualcosa che forse non ti aspetti. Una storia che scava più a fondo nella personalità del nostro protagonista e ci rivela, ancora una volta, la complessità dell'animo umano. Oggi voglio parlarti dell'amore incondizionato del feroce Mike Tyson per i suoi volatili. Mettetevi comodi e partiamo! Prima di diventare il pugile più temuto del mondo, Mike Tyson, cresciuto in uno dei quartieri più duri di Brooklyn, era solo un ragazzino timido e introverso. Come ha raccontato spesso, da bambino lo prendevano in giro perché era grasso e brutto e il giovane Mike trovava rifugio in un hobby molto particolare: allevare piccioni viaggiatori. Per lui, quei piccoli uccelli non erano solo animali, erano amici, rifugi, silenziosi compagni in un mondo che spesso gli voltava alle spalle. Mentre altri ragazzi si perdevano tra gang e criminalità, lui passava ore sui tetti a osservare i suoi piccioni volare. Erano gli unici esseri viventi che non mi giudicavano, disse una volta. I suoi volatili erano la sua via di fuga. A onor del vero, anche il Tyson adolescente non era proprio uno stinco di santo. Quando non accudiva i suoi pennuti, combinava anche lui la sua bella dose di guai. Ma di questo parleremo a breve. All'incirca all'età di 9 anni, successe qualcosa che cambiò la sua vita per sempre. Un ragazzo del quartiere, per pura cattiveria, afferrò uno dei piccioni di Mike e lo uccise davanti ai suoi occhi, staccandogli la testa. A quel punto Mike perse completamente la ragione, reagì e lo stese con un pugno. La sua prima vera rissa, la prima volta che diede un pugno a qualcuno. E non per soldi, non per fama o per difesa, ma bensì per amore. Quel pugno non era solo un gesto impulsivo, era l'inizio di qualcosa, di una forza che avrebbe cambiato la storia della boxe. Fu il momento in cui scoprì il suo spirito combattivo, uno spirito che fortunatamente venne intercettato, modellato e reso una cosa preziosa e straordinaria da Cus D'Amato. Dicevamo infatti che il giovane Tyson non si prese cura solo dei suoi volatili. Cresciuto in un ambiente segnato da violenza, povertà e criminalità, lasciato senza una guida in una famiglia problematica, a soli 12 anni, Mike era già stato arrestato oltre 30 volte per furti e aggressioni. Durante una delle sue permanenze in riformatorio nel 1980, un insegnante notò il talento di Tyson durante un'esercitazione di boxe e lo presentò a Cus D'Amato, un leggendario allenatore che vide in quel ragazzo una scintilla, una rabbia da incanalare, un cuore da proteggere. Lo accolse nella sua palestra a Catskill, New York, e lo adottò legalmente dopo la morte della madre di Tyson. Gli insegnò a boxare e lo introdusse nel circuito professionistico, ma fu più di un allenatore, fu un padre, un filosofo, un motivatore. Gli insegnò non solo la boxe, ma anche disciplina mentale, autostima e controllo emotivo. Dal giorno di quel primo pugno, Mike Tyson non ha mai smesso di combattere, sul ring, contro i suoi demoni, ma anche per ciò che ama. Ma la nostra storia non finisce qui. Perché molti anni dopo, nel 2011, durante le riprese di una serie televisiva intitolata Taking on Tyson, un Iron Mike molto più maturo e consapevole non si limitò a mostrare la sua passione per i piccioni viaggiatori, ma usò questa passione come strumento di connessione e cambiamento, raccontando di un incontro particolare. Nel cuore di Brooklyn, tra palazzi grigi e sogni spezzati, c'era un ragazzo come tanti, cresciuto tra strade dure e scelte sbagliate. Ma un giorno qualcosa di strano lo attirò. Non era una rissa, non era una gang, erano dei piccioni. E non piccioni qualunque, erano i piccioni di Mike Tyson. Iron Mike, il campione che aveva messo al tappeto il mondo, stava lì,
sul tetto, a parlare con i suoi uccelli. Il ragazzo si avvicinò, forse per curiosità, forse per fame di qualcosa di diverso. Tyson lo guardò, non con sospetto, ma con comprensione. «Vuoi imparare?» gli disse. E da quel momento iniziò una nuova storia. Tra le mani sporche di strada il ragazzo iniziò a tenere piume, imparò a nutrire, a curare, a rispettare. I piccioni gli insegnarono la pazienza, la disciplina, la bellezza del silenzio. E Tyson, da maestro del ring, divenne maestro di vita. Quel ragazzo cambiò, lasciò le strade, lasciò la rabbia. E tutto grazie a un uomo che aveva conosciuto la violenza, ma che aveva scelto l'amore. L'amore per creature fragili, per ali leggere, per sogni che volano alto. E forse in quel volo c'è tutta la verità, che anche chi ha colpito più forte può insegnare a volare. I piccioni mi hanno salvato la vita. Ora stanno salvando anche la sua. Oggi, dopo una carriera fatta di glorie e cadute, Mike Tyson continua a prendersi cura dei suoi piccioni, perché in fondo quel primo pugno era solo il primo atto d'amore. Munzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.